Ragazzi, vi siete mai chiesti se esiste un attacco che può mandare completamente in tilt la difesa dell'avversaria creando molta confusione? Guardate il video fino alla fine, ragazzi, perché oggi andremo a vederlo. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a tutti al vostro Luca Talan. Come state, ragazzi? Allora ragazzi, come sempre vi ricordo prima di cominciare dell'affiliazione Gamivo e Amazon. Sono due piattaforme, una videoludica dove appunto passando dal link avete diritto anche a un codice sconto e potete comprare tutto quello che volete a dei prezzi veramente baratti. Invece Amazon è una piattaforma che già appunto tutti conosciamo, che semplicemente passando dal link supportate il canale, è molto semplice, i prodotti li andate a pagare comunque uguali. Addentriamoci nel video, ragazzi, perché quest'oggi andremo a vedere un attacco che ho studiato a puntino appunto per voi, perché i moduli sono la cosa che più ci interessa di tutte, alla fine ho notato. È un modulo, ragazzi, senza punte. Esatto, avete letto bene e avete sentito bene, senza punte. Quindi come si può giocare senza prime punte? C'è un modo per farlo e per comunque essere efficaci, perché uno mi potrebbe dire: ma come fai a giocare senza punte? Ora ve lo mostrerò. Eccolo qui, ragazzi, guardate che squadra. Tutte seconde punte, Mbappé, Rummenigge, Messi e Shevchenko, tutte seconde punte, quindi non c'è un vero e proprio attaccante. E qui appunto la domanda, come dicevo, nasce spontanea: ma non è che poi magari in attacco sei poco efficace, non riesci a fare gol, ti perdi la palla così perché c'è troppa confusione? No ragazzi, credetemi che i gol si fanno e adesso vi spiego come. Allora, partiamo dal principio che questi sono moduli chiaramente che creano molta confusione nella difesa avversaria, perché appunto le seconde punte tenderanno praticamente a fare dei movimenti particolari e diversi, nonostante magari abbiano la carta opportunista, rispetto a quelli che sono invece delle punte classiche normali, diciamo. Quindi creano imprevedibilità, a volte anche un po' magari a discapito di qualche conclusione in più, quello è vero, però creando questa appunto vulnerabilità in attacco nella difesa avversaria è possibile che si possano creare degli spazi interessanti dove poi, se noi siamo bravi a sfruttarli, andiamo comunque a fare gol. Quindi magari è vero, non abbiamo la classica torre lì davanti che va lì per fare gol, che sta lì davanti piazzato per fare gol, ma avremo molto più movimento in attacco e tutto questo movimento, ragazzi, può andare veramente a mettere in seria difficoltà, ripeto, la difesa. Quindi io questo modulo l'ho strutturato così, ragazzi, con una difesa 3 perché mi piace molto la difesa 3. Con questa tipologia di gioco, diciamo, ho trovato sia la difesa 3 che la difesa 4, ma mi trovo meglio con la difesa 3. Due mediani, ho messo un incontrista e un collante, e un CC. Perché CC e non trequartista? Perché comunque voglio che mi dia più supporto in fase appunto di difesa, mentre un trequartista comunque tenderebbe a spingersi giustamente un pelino più in avanti. Poi ho fatto questa tipologia di abbinamenti dove voi mi direte: sì, ma Mbappé qui perde un po' di overall. È vero, però ragazzi, essendo comunque lui un opportunista e secondo me uno dei più forti del gioco, tende comunque spesso e volentieri, oltre che a venirmi incontro, quindi a fare questo movimento, tende anche comunque poi a buttarsi in avanti, e buttandosi in avanti lo conosciamo tutti, è un giocatore fortissimo che crea parecchi problemi alla difesa avversaria. Qui ho messo un taglio al centro, non va benissimo anche se avete una carta di Messi regista creativo, va bene uguale. Io ho messo lui perché secondo me è di quei tre probabilmente il più forte che sia uscito, insieme a anche gli altri due fortissimi, però secondo me lui è un pelino sopra con questa tipologia di gioco, ecco. E Shevchenko sempre seconda punta, opportunista davanti. Qui, ragazzi, possiamo anche metterci, e si crea una situazione molto interessante, un Neymar attaccante di rientro. Perché? Perché succederà quindi in campo, in tutta la confusione che abbiamo, succederà praticamente questo, che Rummenigge andrà in avanti, no? E Neymar invece verrà qui a prendersi la palla, quindi i due si scambieranno spesso e volentieri, con Messi e Mbappé che comunque fanno diversi movimenti davanti. Abbiamo creato praticamente un attacco
molto molto confusionario. Poi ragazzi, questo diciamo che non è l'unico modulo per poter fare questa tipologia di gioco, nel senso che se vogliamo giocare con questa confusione, ok, possiamo inventarci anche qualcos'altro e vi faccio subito vedere. Ad esempio, il primo modulo che mi viene in mente deve esserci chiaramente del fraseggio a centrocampo, ed è per quello che infatti con la difesa 3 vi dicevo ho messo il CC e non il trequartista. Perché? Perché ci deve essere comunque comunicazione, molta comunicazione a centrocampo, e questi moduli secondo me sono dei moduli praticamente più adatti forse al contrattacco e al contropiede anziché, o al passaggio lungo, comunque anziché magari al possesso. Perché? Perché con il possesso palla i giocatori tenderanno chiaramente a venire tutti molto incontro, e di conseguenza cosa succederà? Che si creerà magari meno confusione. Però provatelo, io diciamo il possesso palla non sono un fan, di conseguenza preferisco utilizzare contrattacco o contropiede, però il controattacco ho notato che è molto funzionale con questa tipologia di moduli. Allora ragazzi, questo è l'altro modulo che vi dicevo. Possiamo anche tranquillamente giocare così, quindi allargando ad esempio loro Eda ed Esa, ok, quindi belli larghi, e qui in mezzo praticamente un trequartista che possiamo scegliere addirittura che cosa mettere. Perché? Perché se vogliamo che questo ci faccia un movimento a inserimento proprio così diretto, allora ci mettiamo un giocatore chiave, o come nel mio caso un opportunista Rummenigge. Se invece vogliamo una cosa magari più statica, a discapito però che magari possiamo trovarci qualche uomo in meno in attacco, possiamo anche metterci un attaccante di rientro, possiamo anche metterci un classico numero 10. Ad esempio, facendo una cosa del genere ragazzi, io non so se vi ricordate, utilizziamo, dove è finito? Ah vabbè, l'ha messo terzino, ok, ma adesso tanto non ci interessa la difesa. Un attacco del genere ragazzi, se vi ricordate, ce l'aveva il Barcellona praticamente di Guardiola, con Messi che veniva utilizzato come punta centrale, ok? Quindi dove andava a fare praticamente questa tipologia di movimento, di venirsi quindi incontro a prendersi il pallone per poi scambiare con uno dei due esterni e buttarsi praticamente qui in questo spazio in avanti. Questo diciamo che potrebbe essere molto interessante, perché mettere una seconda punta di fronte proprio alla difesa avversaria, ma non a ridosso proprio, ma leggermente staccata così come l'abbiamo messa noi, potrebbe creare ragazzi quel movimento a inganno, appunto, perché tende a far uscire i difensori dalla loro linea di difesa. Ok, due centrali, uno dei due verrà sicuramente a prendersi Neymar, soprattutto se un incontrista. Però ragazzi, noi dietro alle spalle abbiamo messo praticamente un Messi e un Mbappé, quindi un taglio al centro molto interessante in questa circostanza, perché quando Neymar verrà aggredito dal suo diretto avversario ci sarà Messi nel frattempo che tenderà a fare questo movimento. Quindi se noi riusciamo ad esempio a dargli uno scarico, che ne so, a Gilberto Silva, adesso per dire il centrocampista, piuttosto che a Modric, si può creare la situazione in cui comunque ci troviamo così, e va a dare appunto il filtrante per magari Mbappé che si è andato a inserire. Quindi ragazzi, si possono creare delle situazioni molto molto interessanti. Questa è l'alternativa secondo me più valida. Ripeto, qui possiamo eventualmente metterci anche un trequartista del genere, e a questo punto io vi consiglio più un magari giocatore chiave o un opportunista. Perché? Perché comunque tenderanno, diciamo, a creare scompiglio. Questi due quindi tenderanno ad allargare la difesa e cercheranno di lasciare un po' più di spazio a Rummenigge, che invece verrà indietro a prendersi la palla e poi all'occorrenza si butterà anche in avanti. Però ragazzi, sono tutte soluzioni da provare. Queste diciamo sono delle idee generali che vi sto dando, poi ognuno di voi chiaramente deve trovare il proprio meccanismo per far girare al meglio, secondo quelle che sono le proprie esigenze, la squadra. Vediamo ragazzi qualche altro modulo, perché questi sono con la difesa a 4, questa ad esempio era con la difesa a 4, ma si potrebbe fare un pochino la
stessa identica cosa anche con la difesa 3, cioè, mi spiego ragazzi, eccolo qui, guardate, io ad esempio allargo quindi qui, ok, EDA ed ESA, ok, e qui in mezzo magari ci metto una seconda punta del genere, o posso metterci, come abbiamo già visto, anche un attaccante di rientro a fare questo movimento, oppure possiamo metterci comunque sempre un trequartista, possiamo eventualmente trequartista così, possiamo eventualmente anche far così, con 2 seconde punte, ok, e un trequartista di inserimento. Oppure ci sono anche altre soluzioni ragazzi, possiamo anche giocare in questa maniera. Ok? Quindi fare una cosa del genere. Possiamo anche metterci, anziché un opportunista, che ci sta molto bene, ho notato, un senza palla. Perché? Perché tenderanno a fare questi 3 giocatori tutti e 3 dei movimenti diversi. Quindi ci sarà chi viene incontro, come ad esempio il Rummenigge, che in questo caso magari rimane un pochino più basso, poi dipende dall'azione chiaramente, chi taglierà verso il centro e chi invece cercherà di attirare verso di sé la difesa, come il senza palla. Qui possiamo anche fare una cosa del genere, possiamo anche alzare un pochino di più i CL, oppure se non ci piacciono da CL possiamo anche spostarli a 2-3 quartisti e quindi essere molto chiusi e molto comunicativi, diciamo, con il centro del campo. Perché? Perché comunque qui ragazzi si creerà una bella area di palleggio, no? Fra questi 3 signorotti, Rummenigge, Messi e Bebeto, con Neymar, Modric e Gilberto Silva Vierà. Qui possiamo metterci, se non ci piace l'attaccante di rientro, possiamo utilizzare anche un Pedri, che è il regista creativo, o va bene anche un giocatore chiave. Però ragazzi, credetemi che questo movimento qui, io l'ho provato anche in live su Twitch, ragazzi, tendono a creare molto scompiglio, infatti è divertente utilizzarlo per quello. L'unico, diciamo, contro che può avere questa tipologia di modulo è che comunque potrebbe delle volte trarre in inganno anche noi, perché non sempre i giocatori faranno lo stesso movimento, non sempre, non avendo appunto una punta, non saranno quindi fissi nella stessa posizione, ma tenderanno sempre a svariare, diciamo, nella zona in quel momento più congeniale di campo, per trovarsi lo spazio e inserirsi per andare a far gol. Quindi bisogna essere bravi e veloci a capire le intenzioni prima di tutto dei nostri compagni, no? per dargliela bene. Un'altra soluzione ragazzi potrebbe essere anche questa, cioè l'inverso, con quindi 2 seconde punte messe così, e creare proprio una sorta di freccia, no? Vedete, sembra quasi una freccia che va a colpire praticamente l'avversario. Potrebbe essere molto interessante anche così. L'unica cosa sta a provare. Se poi ragazzi chiaramente vi accorgete che così non vi piace, che non riuscite ad arrivare in porta, che comunque avete bisogno di una torre, diciamo in avanti, una punta, allora vi consiglio ragazzi di fare di nuovo questo, cioè lasciateci qui una punta e lasciate che siano invece le due SP praticamente laterali, che facciano praticamente il movimento a venirci incontro per ricevere palla in sostanza. Istruzioni ragazzi, io vi consiglio di non metterne, perché ho notato che i moduli senza tendono a girare meglio, o se proprio volete malandando metteteci il difensivo ai due mediani, in modo tale che così rimangano lì e diciamo non se ne vadano in giro per il campo, perché questa, ripeto, è una squadra che tende a fare molto movimento, delle volte a discapito anche magari di avere una torre fissa in avanti, però comunque il gol qui deve arrivare tramite la manovra. Quindi se vi piace appunto manovrare e cercare sempre spazi nuovi, questo è il modulo. Questa tipologia di moduli sono i moduli ideali. Un'alternativa, ripeto, valida a questa, abbiamo vista prima, è il falso 9, che un po' comunque lo riprende questo, cioè far così ragazzi, ve lo faccio rivedere: EDA ed ESA, e una punta o eventualmente
una seconda punta messo praticamente qui in mezzo proprio ai due trequartisti, quindi si creano dei movimenti molto molto interessanti. Quindi ragazzi, la potete eventualmente utilizzare, vi dicevo, anche come tattica secondaria, perché se magari avete un primo modulo con la quale vi trovate bene e il secondo invece volete un pochino svariare e cambiare, potrebbe essere un'alternativa molto interessante applicare una tattica simile appunto per cercare di mandare in tilt magari il blocco difensivo. Se è una partita soprattutto tirata potrebbe essere molto molto interessante. Bene ragazzi, quindi detto ciò io vi saluto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto lasciate un bel pollicione al canale, grazie di essere stati qui con noi, un saluto a tutti dal vostro Luca Talan, ciao!